Bentornati su FM24 con un nuovo episodio con il nostro Bari e il nostro Giampaolo. Oggi prima partita contro la Salernitana che è 14ª. Dopo 20 giornate siamo al quarto posto in zona Champions, però c'è da dire che comunque non sarà semplice arrivare anche solamente in zona Europa. L'importante è che la salvezza praticamente è tranquilla, perché dopo 20 giornate la terzultima ha fatto ben 11 punti, quindi dovrebbe essere veramente molto tranquilla. Ma io, sapete, sogno in grande e spero che si possa comunque fare il miracolo. Ci spero, onestamente ci spero. Purtroppo c'è Schmidt e Sayan che è infortunato. Oggi Jim gioca titolare. Dovremmo un attimo alternarli per fare in modo che Jim cambi idea e voglia rimanere, perché è molto importante. È un ragazzo che a 25 anni può crescere e Ferguson invece, bene o male, è già all'apice della sua carriera, perché a 29 anni sì, è cresciuto nell'impegno, però non cresce molto, mentre Schmidt buonanotte, mentre Jim invece mi pare un pochino più, come dire, un pochino più inerente alla crescita, visto che è molto giovane, può ancora fare diversi anni ad alti livelli. Allora, quindi, con Jim titolare, sperando che si metta il cuore in pace, che rimanga con noi, andiamo avanti contro la Salernitana. Vediamo un attimo cosa può succedere. Ovviamente mi auguro che si possa portare a casa, me lo auguro con tutto il cuore, sarebbe molto importante per quanto riguarda l'obiettivo Europa in generale, ma per essere un pochino più altezzosi così via. Però ovviamente noi l'obiettivo è la salvezza, che bene o male ormai diciamo che è abbastanza tranquilla, appunto, e questo è molto importante. Ciaca, partiamo col botto? Vi scongiuro. Samanico per Cittadini, Marcelo, Johnson, Marcelo, ancora lui. Ancora Samanico con molta calma. Passacorbo. Giochiamo bene, Zanoli, l'altro ex della partita. Lazetic arriva, ma non così bene. Anche Lazetic è un tema un po' discusso secondo me, perché 20 partite, 6 gol è un po' poco. È un po' poco, deve fare di più secondo me. E deve dimostrare di più, perché ultimamente mi si è un po' perso. Non riesce più a segnare come una volta e la cosa un po' mi preoccupa, devo essere onesto. Però purtroppo è così, non ci posso fare nulla. Salernitana che ci sta mettendo sotto un pochettino, cioè è abbastanza equilibrata, però se la stanno giocando bene. Mamma mia, Iliev! Nicola Iliev, sesto gol stagionale, che sono gli stessi gol di Lazetic, e che fa un po' riflettere. Però intanto la sblocchiamo così, con un gran gol di Iliev, che la mette lì dove Montipò non può arrivare. Bene, primo tempo devo dire positivo, siamo in vantaggio e questo era quello che ci serviva più di ogni altra cosa, per darci un po' di carica, un po' di morale. Comunque sta di fatto che ha fatto un gol veramente clamoroso questo gol, clamorosissimo, e wow, sono veramente contento. E cambi ancora no, aspettiamo un secondo. Forse ho aspettato un po' troppo? Spero di no. Lovato si accentra. La passa Faticanti. Valverde. Ammazza Valverde. Ha fatto un bel tiro Valverde. Rischioso. Abbiamo rischiato qua un pochettino. Calcio d'angolo. Mamma mia, l'ho vista dentro. Ragazzi, vi giuro che l'ho vista dentro. Allora, Lazetic purtroppo è inutile. È veramente inutile. Non riesce a entrare in... Non riesce. Non c'è niente da fare. E cosa possiamo fare? Mettere Cortinovis. Possiamo mettere Zefi per Xhaka.
E Becca Becca per Samaniego che torna finalmente dopo un bel po' che è stato fuori. E per il resto, giusto, giusto. Allora, giusto, giusto. Ferguson per Jim. Dai, Jim ha giocato. Deve essere contento. Spero. No, Johnson, però non puoi perdere una palla così. Piccolo Johnson. Mi deludi. Tantissimo. Mamma mia, l'ho vista bruttissima questa situazione. Se devo dire Salernitana che meriterebbe anche il pareggio per come sta giocando. Devo dire di sì. Però non mi dispiace se la vinciamo noi, per carità di Dio, Però stiamo rischiando un pochettino. Un bel po'. E non va bene. Non va bene. La stiamo sfangando con un grande gol di Iliev, questo bisogna dirlo. 88esimo, con molta calma. Ragazzi, 5 di recupero. Si può fare? Ma porca, 93esimo. No, La beffa no. La beffa no. Zefi. Sei fresco, Zefi. Bravo, Zefi. Portinovis. Per Zanoli. Bravissimo, Zefi. Si smarca molto bene. Che è successo? Rigore. Ma era sulla palla. A me va bene, però questo chiamarlo rigore mi sembra un po' eccessivo. Rigore concesso. Addirittura. Lo batte Ferguson, se l'è procurato. No, ma cosa? Ma perché? Perché il portiere? Brazao! Brazao! Ma perché il portiere? Mi sono sbagliato, ma va bene lo stesso. Brazao fa gol. Ma che cosa sto vedendo? Ma che cosa sto vedendo, ragazzi? Che cosa sto vedendo? Il gol di Brazao no, però questo ha fatto un gran gol, Pensate se Brazao sbagliava il rigore, per questo la pareggiavamo. Oh raga, sarebbe finita, 97esimo. Ma sto recupero quanto dura? 3 anni? No, Colombo. No, Colombo. Oh, arbitro, io non so cosa in me. Oh, finalmente. Ho aspettato 30 ore. Cioè, io mi immagino la scena di Brazao che sbaglia il rigore e poi prendiamo il gol. Mi sarei mangiato le mani tantissimo di questo errore. E invece Brazao se ne esce con un gol fatto. Così a buffo, cioè. Ma perché? Brazao un po' come Ederson del Manchester City, diciamo, bene o male. I piedi sono quelli. Allora, sì. Iliev in evidenza. Bravo Iliev. Hernandez vuole un contratto migliore per Samaniego. Però ha giocato una partita. Cioè, nel senso, da titolare, si sta affermando. Vabbè, io sto zitto che è meglio. Va bene, vuoi il rinnovino? Però alle mie condizioni, però, Abbassiamo un po' le pretese. Grazie. Stipendio dopo aver giocato delle partite, facciamo 1,14. Così ci posso stare. Così ci posso stare. Allora, la prossima è con la Juventus in Coppa Italia. Quindi ritorna la Juventus che è 13esima in classifica. Ma come fa a essere 13esima in classifica la Juventus? A Vlahovic che è 5 stelle. Alvarez 4,5. Boh. Bellanova. Gakpo. Kerkez. Mattia Viti. Diciamo che in effetti sei un po'. Pedro Paredes che è il regen. Eppure Chiesa. C'è Bremer ancora. Ma una squadra non mi sembra proprio da 13esimo posto, però per carità. E vabbè. Comunque, Mede nessun progresso, e che non mi fa impazzire, però va bene. Coppa Italia contro la Juventus, che sarà praticamente difficilissimo passare il turno, ragazzi. Cioè non ce la raccontiamo, poi se riusciamo
A Sormani avambraccio rotto, però santa madosca. Ricerca, mi avete consigliato una cosa importante. Ricerca giocatori. Però io mi sono stato trasferimento qualsiasi, Cioè, nel senso, no, però non è quello che... Non è questa la cosa. Trasferimento. Come si fa a fare tipo... Se è dubbioso, se non lo è. Forse devo andare più che altro nella sezione priorità. Vero? Questa qui in corso. Devo modificarla un secondo. No, non elimina. Modifica. Però mi dice che comunque non c'è niente di che. Cioè, nel senso, come devo fare? Magari mi sono perso qualcosa del commento, però... Il discorso del dubbioso qua... Forse infiltra. No. Non c'entra una mazza. Non c'entra una mazza, vabbè. Tipo, non so, ricerca giocatori. Interessato, ecco. Aspetta un secondo, Dubbioso. Cioè, sono dubbiosi. Un secondo. C'è questo Alfredo Guzman. Ammazza, questa è una bestia. Costa anche poco, ma se facciamo che questo no? Alfredo, però scusami, là prendevi una cicca marcia. Perché qua devi prendere la vita? Questo è forte però, Decisione 30 milioni. Questo è un prospetto interessantissimo. Cioè, questo è forte, raga. Anche da rivendere basta. Se non... Chi lo rivende questo? Se riusciamo a tenercelo. Facciamo così. Questo è forte, oh. Poi abbiamo Timothy Weah. Non era la Juve Timothy Weah. 7 milioni. Ma chi ce li ha? Questo è infortunato. Scarlett. Come punta? Non è interessato. Desiree 2. Ma. Va bene. Quello sembrava un gran bel giocatore, quello che avevamo trovato noi, Sormani resterà un po' a riposo. E Briganti pure lui, insomma, qua siamo alla fiera dell'autodistruzione, ma va bene, che vi devo dire. Iliev è stato selezionato come giocatore per la squadra della settimana della Serie A. Ok, grazie. Penteado ha fatto anche un assist. Bravo, Penteado. Credo in te. L'Inter passa sul Venezia in Coppa Italia. Termine calciomercato, ma io non ho niente da fare, mi sa, nel calciomercato. Al momento. Stephen Samson. Ma. Joao Veloso. Alfredo Guzman. Arriverà. Ebbene sì. Scusate, ma sto messo un po' così. Comunque, Alfredo Guzman arriverà. Questo è forte. Questo è forte, ragazzi. Questo fa il panico. E a questo punto potremmo anche decidere di vendere tipo un Cortinovis per fare spazio e lasciare magari solamente... Che ora si è Messi. Scusatemi, con Iliev. Potremmo fare Iliev e lui. E Cortinovis venderlo. Volendo, Cortinovis come terzo se proprio non riusciamo a venderlo. Oggi
Mettiamo Ferguson perché con la Juventus vorrei insomma. Schmidt è ancora infortunato. Tra 4 giorni vuole il rinnovo Schmidt. Schmidt adesso non parliamone ora perché non è il momento. C'è la partita ed è molto importante. E Lazetic, dopo le ultime prestazioni, io direi che possiamo anche mettere il buon Marek. Proviamo Marek un secondo perché a me Lazetic ultimamente non mi sta facendo impazzire, Vi devo dire la verità, a me sto Lazetic mi ha un po' perso. In Serie A mi ha molto perso, però magari in qualche modo si riprende. Al massimo in estate faremo una vendita e vedremo un po' come fare. Juventus che comunque 13esima in classifica, ma secondo me è sempre insidiosa. Io non canterei vittoria, perché non si sa mai. Juventus in crisi, ma sappiamo che poi quando si mette è sempre pericolosa. Infatti ci sta già dominando leggermente, diciamoci la verità, con 3 tiri contro 0, 4 tiri contro 0, stiamo un po' facendo fatica. 5 tiri contro 0, non so come facciamo a essere ancora 0-0, ma va benissimo. La Juve, anche se è in crisi, comunque è sempre più forte di noi sulla carta. Va bene tutto, va bene essere pretenziosi, però diciamoci le cose come stanno. Anche se questo Bari comunque si sta difendendo. Devo dire che si sta difendendo. Primo tempo buono. Sono contento perché siamo ancora 0-0. Oh, ci metterei la firma per andare ai supplementari e poi magari ai rigori. O magari vincere per un gollettino sgaffo. Sarebbe clamoroso. Non ho visto ancora un'azione. Incredibile ma vero. Su 14 tiri non ho visto ecco. Perché non sto zitto? Vabbè. Però mi sa che è fuori gioco. La butto lì, La butto lì. Non è fuori gioco. Non è fuori gioco. Ah, non è fuori gioco. Peccato. Ragazzi. Peccato. Allora, Zanoli non so cosa sia successo, ma sta morendo. Quindi io metterei Corrado. E anche Iliev è molto stanco. Poi turnover, perché qua, raga, qua si è messi un po' così. E per il resto mettiamo pure Colombo. Non è che Marek abbia fatto vedere chissà cosa al momento. Anche se magari manco avuto l'opportunità, Quindi, diciamoci la verità. Mettiamo Jim per Ferguson. Mettiamo... No, ho fatto i cambi. 3, 4, 5. È dura, è dura. Beh, ci stiamo difendendo anche bene in realtà, però peccato perché non vorrei uscire dalla Coppa Italia. Se potesse andare avanti sarei molto contento. Ovvio che non la vinceremo mai, nel senso, sarebbe tipo una roba clamorosa vincere la Coppa Italia primo anno di Serie A. Ci stanno dominando, raga. In lungo e in largo 16 tiri a 5. Siamo nettamente inferiori al momento, purtroppo. Diciamo che in campionato è stato un miracolo battere la Juventus, mettiamola così. Poi è anche vero che comunque ultimamente stiamo facendo più fatica del solito, quindi boh, non lo so. Pure la Ola adesso, pure anche le prese in giro no, però dobbiamo un pallone, mi importa, sarebbe bellissimo. Queste Ola bruttissime, niente. Girard si è svegliato ora. Amico di Giroud, Girard. Ha fatto 2 gol in tutto l'anno, tutti oggi. Ma vai, ma vai. Niente, purtroppo usciamo dalla Coppa Italia, dispiace perché potevamo ambire, secondo me, a rimanerci. Però purtroppo era chiamata questa cosa. Abbiamo fatto comunque un buon percorso, per carità. Va bene, per il primo anno va bene. Il prossimo ci riproveremo. E costo ingaggi siamo al 17° posto.
e siamo secondi in classifica. Io direi che stiamo facendo un lavoro super, poi ho punti di vista, però cioè, per essere il 17° posto dei costo degli ingaggi, stiamo facendo un lavoro clamoroso, Va bene tutto, però dobbiamo ricordarci da dove veniamo. Samaniego ha firmato un contratto di 4 anni. Adesso però dacci dentro, mi raccomando. Non farti, come dire, su. Non farti mettere sull'allora, star così tranquillo perché non è il momento. Cosa ha chiesto Muzambo? Muzambo, vabbè. Porca miseria. È lista prestiti? 10 milioni di costo futuro obbligatorio comunque, Però un po' troppo così. Allora, ragazzi, questo è forte. E potremmo decidere di vendere sia Iliev che Cortinovis a questo punto e riscattare direttamente Muzambo, che onestamente mi pare un gran bel giocatore. Questo è forte, ragazzi, Questo 10 milioni è un affare. Dov'è l'offerta? Scusami, Ma scusate. Ma l'offerta dove è finita? Per Muzambo. C'è qualcosa che non va. Sayane è tornato intanto. Già qualcosa. E Muzambo, che cazzo non hai fatto? Perché non c'è più la possibilità? Dai. Ok. Questo 10 milioni è un affare. Questo è un affare. Abbiamo già i COC per i prossimi 30 anni. Muzambo ha dei dubbi. Però mancano i soldi per il COC. Ma non pagava l'Inter di ingaggio? C'è qualcosa che non mi torna. Perché sto ingaggiando? Ma scusatemi, non sto capendo, onestamente. Perché dovrei pagarlo 3 milioni e 8 se lui prende... Se devo pagare 900.000 euro di ingaggio io? C'è qualcosa che non va. Posso dirlo. Non c'ha senso questa cosa. Ma così non ci sto. Che cavolo. Ma stai scherzando? Non c'ho i soldi al momento. Torna Lazetic. Torna Lazetic, Ferguson, Samaniego. Schmidt come sta? Schmidt non ha... Meglio non rischiarlo, subito. Però nel secondo tempo, pure Sayan nel secondo tempo ci potrebbe anche stare. Ci potrebbe stare. Però nel secondo tempo. Tutti e due. Contro l'Atalanta. È bella squadra l'Atalanta, Dovremmo fare un miracolo contro questi. Dovremmo fare veramente un miracolo. Ci proveremo. Ci proveremo. Siamo secondi in classifica al momento, che è un bel andare, devo dire. Sono molto soddisfatto. Ferguson però sti passaggi no, Bravo Xhaka che recupera un pallone. Tra l'altro Xhaka ex della partita. Sì, però Xhaka. Bravo Xhaka.
Lazetic, Johnson, mamma mia, Xhaka, era fuori gioco, va bene, però tiraccio bruttissimo, ma brutto forte, ma brutto forte. Allora, calcio d'angolo per Atalanta, Rovella, Ferguson rinvia, attenzione, bravissimi però, Demiral, ma come Demiral, ma cosa c'entra, ma è lui? Quello che penso io? 1-0. Purtroppo. Vabbè. Metti Zefi. Pure Johnson infortunato oggi. Vabbè, ma... Vai Mkhitaryan. Ragazzi, ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Io vorrei capire cosa sta succedendo a questa squadra ora. Siamo partiti all'arrembaggio e ci stiamo fermando. Ok, l'Atalanta va bene, però è il modo che non mi sta piacendo. Bravo Cittadini, bravo. Ex tra l'altro, se non sbaglio. Cittadini riporta in partita il Bari. O ex del Sassuolo. Forse del Sassuolo. Mi confondo con Scalvini, forse, può essere. Intanto torniamo in partita. Alla fine potremmo andare anche peggio. Quindi va bene così. Però non tiriamo in porta, non arriviamo in porta, però Cittadini, cioè, ha fatto gol, ok, bravo, però sti passaggi così, no. Mamma mia, l'ho vista dentro, era un gol veramente buffo, se entrava era buffissimo, cioè anche no, bravo, e vabbè adesso, non esageriamo, per favore, per carità, va bene tutto, Mamma mia, che fatica che stiamo facendo quest'oggi contro questa squadra. È forte l'Atalanta. È forte. Novella. Ah, Marcelo. Niente. Mkhitaryan si fa beffare in questo malo modo. Ragazzi, siamo un po' in crisi? Forse sì, forse no, ma un pochettino forse sì, Io me l'aspettavo che potesse arrivare un momento di sconforto. E mi sa che è arrivato. Quel momento è arrivato. Fortuna che già abbiamo i punti per salvarci, va? Mettiamola così. Male. Un tiro in porta. Male. Samaniego, negativo? Carissimo Samaniego, facciamo una cosa, Il buon Schmidt è pronto per te, per prendere il tuo posto, visto che ti lamenti. Siamo 4-1. Che c'è da dire? Devo fare i cambi adesso per forza, io se no è un casino. Mettiamo Jim per Ferguson. Tocca far così. Sayan qua e facciamo così. Proviamo. Anche se ormai purtroppo sul 4-1 è un po' andata in vacca la partita. No, però ragazzi così no, cioè, ma stiamo veramente facendo schifo, Ma posso dirlo? Ma tantissimo. 5-1. Che delusione. Loro stanno overperformando. Is goal 1,97, ne hanno fatti 5. Mi pare un po' eccessivo, però che gli vuoi dire? Ma scusate, adesso io no. È proprio quel Demiral, difensore centrale, 30 anni, ha fatto doppietta di Miral. Io non commento. Io non posso commentare queste cose. Non posso. Comunque Mkhitaryan, bello.
Bella partita anche lui, poveraccio. 5 gol presi, 4, anzi, o 3 non mi ricordo, vabbè. Adesso 3 forse. Però poveraccio, è entrato così. Gli hanno fatto una barca di gol, gli hanno fatto. Mamma mia. Quanto stiamo facendo cagare oggi. Purtroppo tanto. Purtroppo tanto. Bravo Mkhitaryan però. Non riusciamo a... Mamma mia, mamma mia, mamma mia. È un assedio. È un assedio, ragazzi. È un assedio. Veramente è un assedio. Almeno un altro gol, dai. Per rendere meno amaro il risultato. Jim. Bravo Jim. Bravo Jim. Oddio. Oddio, avvocato, bravo. Mica tanto. Cioè. Oh, però ora stiamo attaccando. Siamo un po' svegliati. Così, dopo... così a vuoto. Buongiorno, principesse. Lazetic. Che è successo? Ha fatto gol Lazetic. 7° gol in stagione. Ora che non serviva a niente, ha fatto gol. Vabbè, dai. Almeno la squadra ha risposto. Presente. Tra parentesi, il 5-2 che comunque è amarissimo, però quantomeno rende meno amaro il boccone da digerire. E poi, oddio, meno amaro. È comunque amarissimo, per carità di Dio, però, insomma. Un 5-3 sarebbe ancora più bello. No, sto a chiedere un po' troppo? Zefi. Jim va vuoto per il contrasto, però, mamma mia Sayan. Mamma mia Sayan, mamma mia. Sto passaggio bruttissimo. Per favore, almeno il 6-2 cerchiamo di non subirlo, per carità di Dio, cioè un po' di dignità, dai. Corbo. Zanoli, Zanoli. Comunque è un peccato perché noi stiamo perdendo. Buona sta palla per Illier da parte di Jim. No, non dirmi che è fuori gioco, ti prego. Fuori gioco. Fuori gioco. Noi stiamo perdendo alla fine dei conti, se ci pensiamo, per colpa di un primo tempo veramente brutto. Perché se non era per il primo tempo, cioè, i cambi che abbiamo fatto comunque hanno aiutato. Schmidt 7.6 ha fatto tanto. Schmidt ci mancava in effetti, ci mancava un pochettino. Contento, perché? Perché contento? Che consiglio è? Ora siamo terzi in classifica, 40 punti, comunque siamo salvi, salvezza centrata. E Brasao, infortunio alla spalla, debutta Mkhitaryan, però debutto poverino un po' amaro, leggermente, non per colpa sua, perché comunque ha fatto anche delle belle parate Mkhitaryan, solo che ha avuto un po' di sfortuna. La prossima con Sassuolo, che andremo a fare la prossima volta. Intanto ci arriviamo alla partita. Penteado si è impegnato duramente. Penteado non sta sfigurando comunque. Ma sto campionato quanto cavolo dura? Fase finale. Cioè finirà prima o poi? E presenze in prestito, Pasquali più presenze. Però non sta crescendo come vorrei. Palumbo anche, ma non sta crescendo. Pure Tommasini. Lui sta crescendo già un po' di più. Anche Antonio Oliva, ma sta calando addirittura. Cipriano. Valls. Pure infortunato. Marcos. Ma il nostro Jovic che cosa sta facendo Jovic? Schifo. Bene. Il nostro cinesino qua non tanto bene. Insomma, una cantera promettente. Mamma mia.
Joao Veloso, ogni volta che lo vedo mi viene la tristezza addosso, veramente. La tristezza. Perché lo vorrei troppo. Però non possiamo. Non possiamo ora. Brasile under 20 7-0 col Perù. Ammazza. Però. Sto Brasile under 20. Un secondo, ma il Brasile under 20. Diamo un occhio. A che promesse ha. Elias Lopez. Matteus. Moreira, Everton. Everton è un giocatore stra intrigante. 13 milioni vorrebbero. Ma se ti dessi, ma così sull'unghia, il buon Saiyan. No, pareva. Quando mai? Buon Saiyan. Neanche per sbaglio lo vogliono. Comunque Penteado vale già quasi 10 milioni. Che è una bella cifra, onestamente, per un 17enne è una grande cifra. 10 milioni. Chissà. E abbiamo perso 4-0 col Genoa riserve. Jacopo Caputo. Chi è? Riunione. Lo so che Muzambo sarebbe intrigante, ma però non riusciamo. L'Inter ha vinto contro la Juventus. La prossima col Sassuolo. E va bene. Test fisici c'è sia Saiyan che Schmidt. E niente, io per il momento mi fermo qua. Siamo al terzo posto, che è tutto rispetto come classifica. Anche se comunque siamo tutte lì. Cioè nel senso, siamo tutte lì vicine, non è che siamo così lontane. Spezia 14 punti. Come salvezza siamo tranquilli, direi. Io punterei a provare l'Europa, ma è tosta. Al primo anno è veramente tosta. Però differenza reti 0. Cioè siamo veramente quelli con proprio 0 spaccato. Siamo più avanti. Cioè siamo terzi con 0 di differenza reti. Che strana squadra che abbiamo. Ma domanda. Sono curioso. Il giocatore che vale di più chi è? È Mkhitaryan con 15 milioni? Pure Iliev vale un botto, 12. Marcelo 10,5. Marcelo tanta roba, ragazzi. Penteado 9,4, Corbo 9,2, Marek 9,2, 9, in generale sei a 9, Samaniego 8. Quello che vale di meno è Stefano Ferri, 800.000 euro. Vabbè. Ragazzi, ho già salvato, vero? Non mi ricordo. Sì, in teoria sì. Vabbè ragazzi, io direi che per oggi è tutto, vi ringrazio molto e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao!